Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche generali per la prima metà di giugno 2023. Uh, 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 Ragazzi, temperanza e torre. Ho come la sensazione che verranno rotti certi equilibri, certe dinamiche. Quando c'è la carta della torre, normalmente si parla o di una rottura di schemi o di una caduta di alcune certezze, normalmente è riferita al proprio ego. E però c'è anche la temperanza che in realtà è una carta che mi parla di guarigione, è come se doveste passare attraverso un processo di rottura per arrivare alla guarigione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega proprio come unire questi tre oroscopi, vi spiega come trovare l'ascendente, insomma è una guida. Trovate anche il video che parla della sezione riservata agli abbonati, quindi del percorso di crescita, e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Le pubblicazioni per quello che riguarda il lavoro per il mese di giugno sono già uscite, le trovate nelle playlist e potete integrare quell'oroscopo con questo generale. Ragazzi, iniziamo con un 9 di pentacoli, un diavolo al contrario, la luna al contrario, wow, periodo intenso. Abbiamo una regina di bastoni, la stella, il matto. Devo dire che avete tanti arcani maggiori e il fante di bastoni. E comunque tante carte al contrario. C'è qualcosa da rimettere in equilibrio, da ricalibrare qui, ragazzi. Guardate, quello che vi posso dire è che partiamo dall'inizio. Allora, il nome di Pentacoli è una carta di forte abbondanza in realtà, è una carta di amor proprio, è una carta di indipendenza e se per voi vibrasse come una stesa di lavoro potrebbe essere un'attività autonoma, un'attività indipendente. Devo dire che vedendo poi queste due carte è come se scendesse una sorta di cupezza, di nube nella prima settimana di giugno. Questo diavolo e le paure di cui ci parla la luna, che comunque sono prodotte dall'ego, ho come la sensazione che ci sia una sorta di condizionamento o legato ad un sogno o legato ad una sorta di guarigione che state aspettando o che volete vedere. È come una sorta di presa di potere personale, ma fondamentalmente vedo che avete le energie tanto 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 basse, anche perché qui con la carta della stella è come se ci fosse una perdita di speranza. Ragazzi, la temperanza vi dice che c'è bisogno semplicemente di portare pazienza nel momento di trasformazione della torre. Quando arrivano i momenti della torre normalmente sono fattori esterni, mm, che magari ci fanno sentire vincolati, ci fanno ritornare a galla delle paure. Sono cose comunque che ci tolgono il nostro potere personale, ma in realtà è solo l'universo che vi dice: guarda, di qui no, ti stai sbagliando. Reindrizziamo tutta la situazione. Vi dico, andiamo a vederle nello specifico con i mini tarocchi perché c'è tanto da dire avendo così tanti arcani maggiori. E poi appunto terminiamo con la stella e la carta del matto, di nuovo al contrario, e un fante di bastoni che finalmente è girato al dritto, ma andiamo a vedere poi tutto direttamente con i mini tarocchi. Partiamo dall'inizio, andiamo a vedere questo 9 di pentacoli. Abbiamo un re di spade, mm, e un mago.
Se qualcuno qui ha iniziato da poco, sta pensando di iniziare un'attività autonoma, indipendente, ragazzi, potrebbero esserci delle buone prospettive. Tenete presente che il mago è colui che trasforma le energie pesanti in energie preziose, quindi ci potrebbe essere proprio un lavoro di manifestazione o legge di attrazione, però avendo il re di spade al contrario qui è come se avessi bisogno di un piano d'attacco, di un ordine, di una logica. Se si tratta di spostare investimenti finanziari, o fare movimenti comunque di proprietà, anche lì fate attenzione a cercate un consulente che vi possa consigliare in questo periodo, soprattutto con tutti questi movimenti planetari nel cielo, fatevi consigliare. Andiamo a vedere il diavolo. Eremita, 4 di bastoni. Ah, ok. Ho come la sensazione che qui vi consigliano proprio di iniziare a fare qualche cosa da soli, senza collaborazioni, senza accordarvi. Senza contratti. E anche se, guardate, quando c'è un eremita è perché avete tutte le carte in regola per poter affrontare questo nuovo percorso, questo nuovo progetto, questo nuovo inizio con saggezza. Cioè è come se l'eremita è un saggio, è colui che ha già completato un certo tipo di percorso, un certo tipo di strada di vita proprio e che ha comunque anche accumulato delle esperienze. Di conseguenza sa come gestire certe situazioni, anche quelle di instabilità di cui ci parla il 4 di bastoni. Andiamo a vedere la luna. Ruota della fortuna e 2 di bastoni. Io sento che uscirete un pochettino dalle proiezioni della luna, dai falsi ideali. È come se qui ci fosse una sorta di cambio, appunto, con la ruota della fortuna. Può essere un cambio di ciclo karmico, perché vi ricordo che la torre è per reindrizzarvi, come per dire, ok, questo l'hai imparato, lo devi imparare. Tenete presente, ragazzi, che quando c'è una morte dell'ego è lì normalmente che si parla di risveglio spirituale. E potrebbe essere proprio quello che, perché qui vediamo proprio il contatto con il divino e l'impulso del divino. La carta del matto è la carta dell'iniziazione, l'impulso primordiale. Andiamo a vedere il re di bastoni. Temperanza nuovamente. Scusate, una regina di bastoni. Quanti sono questi? Temperanza, cavaliere di coppe, regina di bastoni al contrario nuovamente, 10 di bastoni, giustizia al contrario, 9 di pentacoli nuovamente e 9 di bastoni e qui mi è rimasto un asso di coppe. Ragazzi, ho come la sensazione che dobbiate un po' togliervi dalla testa certe idee su che cosa sia giusto fare. Nel senso che è proprio quello, la caduta dell'ego. Magari vi hanno sempre detto che una determinata cosa era giusta, fatta in un certo modo, e invece qui si tratta proprio di togliersi, perché che cosa succede? È come se quella cosa lì per voi fosse un'ingiustizia, vi bloccasse nell'amor proprio. Se fosse riferito comunque a una questione lavorativa, ragazzi, ho come la sensazione che qui sia solo la vostra idea di non essere in grado, perché anche qui avevate la carta dell'eremita, vi ricordate? È come il datevi una possibilità, abbiate fiducia nel vostro potere, portate pazienza perché comunque c'è anche la temperanza, ma vi dico che è come se qualcuno aspettasse un aiuto dall'esterno, che tecnicamente arriva con la ruota della fortuna, anzi, vi dirò che la torre subito non si capisce mai, ma dopo un po' di tempo si capisce che è stato giusto così, era meglio così,
in realtà c'è la giustizia divina al contrario. È la giustizia che arriva per tagliare, per rompere qualche dinamica di scarso amor proprio, mi verrebbe da dire. E fortemente quando c'è il diavolo si può parlare di dipendenze dove uno non si ama a sufficienza per interrompere questa dipendenza. Andiamo a vedere la stella. Sette di spade, altra carta di proiezione come la luna e 4 di coppe. Guardate ragazzi, nella seconda parte di giugno potrebbe essere che vediate un pochettino lontano il vostro desiderio, il vostro sogno, se la luna per voi fa riferimento a un sogno, se qui c'era questa nuova attività, questa sorta di nuovo inizio, è un po' come se nella seconda fase di giugno si allontanasse questo sogno. Però con i 7 di spade o quello che vi aspettate da un'altra persona non arriva, ma vi ricordo che è una vostra aspettativa, oppure questo 7 di spade fa riferimento alla luna, quindi alle proiezioni che voi avete di voi stessi, del vostro scarso valore, come vi posso dire? Non vi valutate abbastanza. Andiamo a vedere il matto. È come se vi dicessero: portate pazienza che avvenga il terremoto, portate pazienza che avvenga questo tipo di rottura, questo tipo di transito. 9 di coppe per il matto al contrario, luna nuovamente 10 di spade. Qui è necessario chiudere un ciclo da parte vostra. Quando c'è il diavolo, la schiavitù è sempre volontaria. È vero che molte volte si è talmente ciechi, che è quello che vedo qui, che, come dire, ha bisogno di intervenire l'universo, perché alle volte si è talmente incastrati in questo diavolo che non si riesce a vedere una via di fuga. Si sa che non si sta bene, ma bisognerebbe non si riesce letteralmente a trovare la forza, un po' perché uno è stanco, perché magari è drenato dalle discussioni, perché quando c'è il diavolo c'è sempre un po' di tossicità, magari un cattivo stile di vita, quindi poca energia fisica. Però qui ragazzi ho proprio come la sensazione che dobbiate andare verso la chiusura definitiva. Diciamo che qui è come se ci fosse un poco contatto con voi stessi o con la realtà nella seconda settimana di giugno, ma vi dico anche che questo vi darà un po' la possibilità di chiudere questo cerchio, di rigenerare l'energia, sento. Perché la luna è vero che è una carta che parla di passato, di nostalgia, ma avendo il 9 di coppe ehm, di fianco è un po' come se si imparasse a capirsi. C'è una sorta di soddisfazione nel rivivere il passato, nel comprendere il passato, nel lasciarsi indietro il passato, in modo poi da poter girare, diciamo, al dritto e far partire per una nuova esperienza ehm, questo matto, che in questo mazzo si chiama, è un mazzo spagnolo, si chiama La Iniciada. L'iniziata, è come se fosse una carta di iniziazione, è come se fosse il vostro processo, come vi dicevo, risveglio spirituale, caduta dell'ego, destrutturazione di schemi e di comportamento e di pensiero. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Re di coppe al contrario e 9 di spade. Datemi ancora una carta, perché qui ragazzi ho come la sensazione che vi dicano di non farvi troppo prendere dalle emozioni negative, portate pazienza, è solo questo periodo, non è per sempre, non sarà così per sempre, tenete sempre presente quando state male,
quando ci sono i periodi dove vi sentite incastrati, che non sarà così per sempre, le cose si muovono, la vita è cambiamento costante, sempre. Sento che potrebbe esservi utile, ragazzi, appoggiarvi magari a qualche terapeuta, perché è proprio il vostro sistema emotivo che è un po'... qui siete stanchi, vi state sobbarcando responsabilità che non sono vostre, ehm, insomma, vi dicono di trovare un po' il lato leggero della vita, di comunicare, di... Mi verrebbe da dire di occuparvi anche di quello che è un po' la vostra maturità emotiva, di occuparvi del vostro cuore, di capire, si matura emotivamente processando le delusioni, trasmutando e comprendendo anche le cose. Bene, andiamo a vedere ancora un oracolo. Fatemi sapere come vi risuona. Qui comunque sento che o è una questione di collaborazione, cioè più che collaborazione è una questione lavorativa dove iniziate un lavoro indipendente, oppure è una cosa più su un sogno che va rivisto, che va ridimensionato, che non dà le stabilità che voi magari avevate pensato. Andiamo a vedere ancora uno. Grazie. Isola del tesoro. Vedete che prima si distrugge per poi costruire. È una carta numero 9 che tra l'altro il numero 9 è il numero dell'iniziazione, scusate non ho più le mani, non ho più mani, cioè, e anche l'eremita che è un numero 9 è la carta dell'iniziazione, di colui che parte per il viaggio, per poi arrivare al 10, alla ruota della fortuna, che è il compimento, la chiusura del primo ciclo. State andando verso quello che è un tesoro. Vi ricordo che all'inizio avevate il mago. Il mago è colui che è in grado di trasmutare le energie pesanti in energie vantaggiose, in energie preziose. Infatti qui abbiamo l'isola del tesoro. Cari amici dell'Aquario, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un commento, con la vostra iscrizione. Se avete piacere di sostenere il canale potete sempre condividere, fare una donazione o abbonarvi. Io ringrazio tutte le persone che sostengono continuamente il canale. Vi ringrazio anche di essere rimasti qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!